Adesso sto per andare ad un ristorante coreano. È da tanto tempo che voglio provare la cucina coreana e in particolar modo questo ristorante perché ne parlano molto bene, ha delle recensioni davvero ottime. Sono andata la domenica scorsa per vedere se c'era posto, ma ovviamente era tutto prenotato. Spero di trovare posto oggi, essendo una giornata infrasettimanale e soprattutto essendo ancora presto per gli orari spagnoli, quindi forse non ci sono tante persone al ristorante. Quindi speriamo e ovviamente vi mostro il pranzo. Sono appena arrivata al ristorante, come vedete non c'è nessuno, erano le 13 e gli spagnoli, come sapete bene, alle 13 stanno ancora facendo colazione. Ho ordinato il soju, anche se in realtà è una bevanda alcolica, però non avendolo mai provato ho pensato ovviamente di doverlo provare, soltanto che come vedete non lo sto bevendo come lo bevono in Corea, ma lo sto sorseggiando come se fosse un bicchiere di vino. In realtà andrebbe bevuto tutto d'un sorso. Questo è un bibimbap, verdure, uovo, riso, e questo è il banchan, che sono anche qui verdure fermentate che vanno mangiate insieme al piatto principale. Sto aggiungendo un po' di salsa di soia, mescolo il tutto e mangio un po' di banchan insieme al mio bibimbap. Avendo ancora fame, ho deciso di chiedere il menù per vedere che cos'altro ordinare e ho ordinato questo pollo fritto alla coreana. Era buonissimo, era fritto davvero in maniera eccezionale. La quantità, come vedete, è un po' abbondante, infatti una parte l'ho portata a casa e lo sto inzuppando in qualche salsina, molto buono. Sono tornata a casa e ho deciso di cucinare qualcosa di sano per la cena e per i prossimi giorni. Qui sto tagliando a piccoli cubetti delle zucchine. Adesso faccio lo stesso con delle carote. Continuiamo con dei peperoni rossi. Ecco le nostre verdure, mescoliamole e adesso andiamo a prendere un po' d'acqua che misuro con una bottiglietta perché non ho il dosatore. Adesso la metto a bollire e la porto ad ebollizione. Nel frattempo preparo il mio couscous, lo metto in una ciotola e aggiungo un goccio d'olio nell'acqua insieme al sale. Adesso ho aggiunto l'acqua al couscous, ho lasciato riposare per 10 minuti e verso il tutto nelle mie verdure che poi vado a condire con olio e sale. Copro con un po' di pellicola e lo metto in frigo. Sono andata a comprare una scatola perché devo spedire delle cose in Italia perché ho superato il limite del peso. Ecco che inizio a coprire la scatola con dello scotch. Ora devo scegliere dei vestiti da raccogliere per spedirli in Italia. Io nel dubbio copro tutto di scotch, non si sa mai. Quasi finito, la scatola è pronta e il peso dovrebbe essere di circa 4 kg. Adesso vado su Sendyroo, che è un sito che permette di inviare pacchetti o scatole in Europa ed è molto comodo perché vengono a raccogliere la scatola o il pacchetto direttamente a casa e te lo spediscono a casa. La procedura è molto semplice, basta inserire la dimensione della scatola e il peso ovviamente e poi puoi scegliere tra le varie opzioni in base a
quanti giorni sono necessari per la tua spedizione. Ok, ho appena finito di preparare la spedizione e adesso devo andare a stampare l'etichetta. Vediamo se sarà una missione impossibile come è stata quella di trovare una scatola. Sono andata dappertutto alla ricerca di una scatola e non l'ho trovata. Ho provato anche nei supermercati, speravo che mi vendessero le loro scatole o mi dessero qualche scatola e invece no. E alla fine ho trovato la scatola in un negozio cinese molto grande, aveva scatole di tutti i tipi, quindi per fortuna lì ho trovato quella che cercavo. Quindi adesso sono curiosa di vedere se per stampare un foglio sarà altrettanto difficile o se invece riusciamo facilmente. Pensavo di andare in una tabaccheria, teoricamente un tempo era possibile stampare nelle tabaccherie, vediamo se è così ancora adesso. Oggigiorno è diventato così difficile fare cose che un tempo erano semplici o erano normali, o trovare prodotti di questo tipo come una scatola di cartone. Per esempio Amazon vende le scatole, ma vende degli stock di 24 scatole e io ovviamente non me ne faccio niente delle 24 scatole perché non devo traslocare. Quindi trovare questi prodotti così normali, così necessari per alcune cose è diventato davvero difficile. Dunque vediamo adesso come andrà con la stampa dell'etichetta. Domani passano a ritirare il pacco e dovrebbe arrivare in Italia nel giro di 4 giorni. Ultimo giorno a Malaga, oggi mi vedo con una mia amica e andiamo a pranzare fuori, mi porta ad una taverna mariniera qui a Malaga, un po' fuori Malaga in realtà. Abbiamo mangiato pesce ovviamente e siamo andati a fare una passeggiata, era tutto bellissimo. Poi siamo andati a vedere le luci di Natale a Calle Larios. Questo è uno spettacolo molto bello che fanno a Calle Larios alla fine di novembre, dove addobbano tutte le strade con lucine e decorazioni natalizie. Ovviamente all'ultimo minuto è giunta l'ora di fare la valigia. Devo fare le due valigie, quella grande e quella più piccola. In quella grande posso portare 20 kg, in quella più piccola posso portare 10 kg, ma avendo spedito il pacco non dovrei superare i limiti. Prima di partire ovviamente mi consolo con un pain au chocolat e un cappuccino. Neanche il tempo di arrivare, ho deciso di portarmi avanti con il video di YouTube che ho pubblicato qualche giorno fa. Ciao a tutti, come vedete sono ritornata nella mia postazione di sempre qui a Genova. Sono arrivata a Genova qualche giorno fa e sono già pronta per preparare le valigie. Infatti vedete, questa volta userò la valigia media che non ho ancora utilizzato perché per il momento ho utilizzato quella grande, ovviamente, e il trolley piccolo. Utilizzerò quella media perché tra qualche giorno, anzi in realtà tra 2 giorni, partirò per la Finlandia. Mia sorella ha deciso di farmi questo splendido regalo di compleanno per i miei 30 anni. Il mio compleanno è il 12 dicembre, quindi fatemi gli auguri. No, a parte gli scherzi, questo è veramente il regalo migliore che io potessi desiderare e sono una sorella molto fortunata. Hanno cercato di tenere il segreto per un po' di tempo qui in famiglia, mi continuavano a dire
preparati delle cose perché andrete al caldo, andrete al mare. E una sera di qualche mese fa mia nonna, parlando di dicembre, parlando dei 30 anni, mi ha detto: sei pronta a vedere l'aurora boreale? E lì ho capito che in realtà era tutto uno scherzo e ovviamente invece che andare al caldo sarei andata al freddo, freddo, freddo. Sarà un viaggio davvero speciale, faremo diverse escursioni, andremo a vedere il villaggio di Babbo Natale, faremo il giro in slitta con gli aschi e soprattutto l'escursione principale, che sarà quella alla ricerca dell'aurora boreale. Speriamo di vederla, a quanto pare dovrebbe essere forse la stagione adatta, da quello che mi sembra di aver capito. Le temperature sono freddissime perché ho visto che saranno circa meno 22, meno 23 gradi nella prima città in cui staremo. Passeremo gran parte del tempo in Lapponia. Immagino che un vlog non basterà per mostrarvi questo magico paese, quindi farò del mio meglio per registrare il più possibile e mostrarvi tutto quanto quello che vedremo in Finlandia. È giunta l'ora di iniziare a fare la valigia. Noi immagino che poi ci vedremo nel vlog successivo, che sarà appunto quello della partenza per la Finlandia. Adesso inizio a fare la valigia. Spero che abbiate iniziato questo dicembre in maniera splendida e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!